Entri per comprare il latte, esci con 50 € di spesa. Ecco, la verità è che i supermercati contano proprio su questo. Il loro guadagno non è tanto su ciò che pensi di comprare, ma su tutto quello che prendi nel frattempo. Oggi scopriamo come fanno soldi i supermercati e perché anche dietro un'offerta da 99 centesimi si nasconde un meccanismo ben oliato per massimizzare il profitto. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Partiamo da un dato che sorprende: sul latte, la pasta, il pane, lo zucchero, i supermercati guadagnano pochissimo. Parliamo di margini ridotti, a volte di pochi centesimi per confezione, e lo fanno apposta. Sono prodotti civetta, messi lì non per guadagnare, ma per portarti dentro. Il guadagno vero comincia quando inizi a riempire il carrello con altri articoli: snack, biscotti, dolci, prodotti per la casa, cosmetici. Su questi i margini possono salire anche al 40 o 50%. Un esempio? Una confezione di cioccolatini venduta a 4,99 € può costare al supermercato meno di 2 €, il resto è tutto margine. E poi ci sono i prodotti a marchio del supermercato, le cosiddette private label. Sono quelli con nomi come Selex, Esselunga, Coop o Lidl, che sembrano di qualità simile o uguale alle grandi marche, ma costano meno. Eppure paradossalmente rendono di più. Perché? Perché sono prodotti da aziende esterne, spesso le stesse che fanno i brand famosi, ma venduti direttamente dal supermercato senza intermediari. Risultato: margine doppio e controllo totale sul prezzo, sul posizionamento a scaffale e sulle promozioni. Nel 2024, in Italia, oltre un terzo della spesa alimentare è stato fatto con prodotti a marchio del distributore, un'enormità. Ti sei mai chiesto perché alcuni prodotti sono sempre alla fine del percorso? O perché trovi i biscotti vicino ai giochi per bambini? Nulla è casuale, i supermercati sono proprio progettati per farti comprare di più. C'è una regia invisibile fatta di luci calde, profumo di pane appena sfornato, musica rilassante, cartelli con la scritta offerta anche se il prezzo non è scontato davvero, e poi l'angolo dolci, il banco dei surgelati, la cassa piena di snack. Sono tutti stimoli che spingono all'acquisto d'impulso e funzionano. Il cliente medio compra almeno un prodotto in più per ogni 7 che aveva previsto. Ma attenzione, non tutte le offerte rappresentano una perdita per il supermercato. Alcune promozioni sono fatte in accordo con i fornitori, che partecipano al costo o lo coprono del tutto. In cambio il prodotto ottiene visibilità privilegiata, magari sul volantino o nella testata di gondola. Altre volte l'offerta riguarda un prodotto a marchio del supermercato, dove il margine è talmente alto che si può abbassare il prezzo senza perdere profitto. Così il cliente percepisce un affare, ma il supermercato guadagna lo stesso. E poi ci sono i veri campioni del margine, le bibite. Una bottiglia da 1,5 litri venduta a 1,29 € può costare meno di 40 centesimi. Ma anche il reparto gastronomia fa la sua parte: pizzette, arancini, supplì, crocchette, tutto pronto, comodo, goloso e altamente redditizio. Lo stesso vale per i dolci confezionati, le merendine e le monoporzioni. Sono prodotti con costi contenuti e prezzo al pubblico elevato, venduti soprattutto a chi fa spesa veloce o è affamato lì per lì. Tutte queste scelte non avvengono per caso. I supermercati conoscono benissimo il tuo comportamento, grazie a carte fedeltà e app. Ogni volta che passi la tessera, lasci una traccia. Che giorno fai la spesa? Quanto spendi? Quali prodotti preferisci? Se compri offerte o premium. Con questi dati il supermercato personalizza le promozioni, ottimizza gli ordini e crea campagne mirate per singoli clienti. Alcuni rivendono questi dati, in forma aggregata, alle aziende fornitrici, che così capiscono cosa funziona meglio e dove. Ma per far funzionare tutto questo serve una macchina logistica potentissima. I prodotti non arrivano a caso, dietro c'è un sistema centralizzato con hub di distribuzione che servono decine di negozi e software che prevedono esattamente quanto vendere, in che giorni, in quale zona. I più avanzati, come Lidl, Carrefour, Coop, usano intelligenza artificiale e machine learning per ridurre sprechi, ottimizzare stock e aumentare la redditività per metro quadro. E chi sbaglia meno in magazzino guadagna di più in negozio. E poi ci sono le piccole cose, quelle che sembrano irrilevanti, ma non lo sono affatto: i sacchetti. Quelli per l'ortofrutta, ad esempio, sono obbligatori per legge, devono essere biodegradabili e si pagano, anche solo 2 centesimi l'uno. Ma se ogni cliente ne usa 5 o 6 a spesa, sono decine di euro al giorno solo di incasso da buste. Lo stesso vale per le buste grandi alla cassa o le borse riutilizzabili vendute a 50 centesimi, 1 € o più. Un flusso costante, invisibile, ma estremamente redditizio.
È un guadagno quasi senza costi di gestione che a fine anno vale milioni per le grandi catene. Insomma, quando pensi a un supermercato ti immagini uno spazio neutro dove vai a prendere ciò che ti serve, ma in realtà è un sistema costruito per spingerti a comprare ciò che serve a loro. Non guadagnano su ciò che è necessario, guadagnano su ciò che è in più. E se ti sembra di spendere sempre un po' più di quanto avevi previsto, è proprio così che fanno soldi. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti a Come Fanno Soldi e nei commenti scrivimi quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!